Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo veloce video volevo fare un approfondimento e un aggiornamento sul mio software che fa da bridge tra le API Switchbot e il protocollo MQTT per una facile integrazione in OpenHub. Ho pubblicato da poco la versione 0.2 che è molto diversa dalla precedente, in quanto la precedente era diretta per lo Smart Lock Pro con cablati dei comandi che si potevano inviare. In questa versione 0.2 invece ho reso il tutto molto più generico ed è possibile invocare qualunque tipo di API in modalità GET e in modalità POST, passando il payload a piacere e ottenendo la risposta su un topic dedicato. Quindi questa modalità apre le strade a integrazioni di diversi dispositivi, lasciando libero a chi fa effettivamente l'integrazione di decidere che cosa fare. Praticamente è come se invocassimo direttamente le API HTTP REST utilizzando il protocollo MQTT. Andiamo quindi a vedere quali sono le differenze e facciamo delle chiamate di prova. Bene, eccoci sulla home page del repository di cui vi parlavo. Ho pubblicato proprio da poco un aggiornamento per la versione 0.2. Ho scritto un po' i vari aggiornamenti nel README, che cosa ho aggiunto nella versione 0.2 e come si usa questa nuova versione. Fondamentalmente le differenze sono che non bisogna più mandare dei comandi dedicati alla Smart Lock e che sono cablati all'interno del codice, ma è possibile inviare delle richieste GET e POST come se si stessero invocando direttamente le API HTTP. Per inviare queste chiamate è sufficiente inviare come pacchetto sul protocollo MQTT un oggetto di questo genere, dove abbiamo il metodo da invocare che è GET o POST, il service, quindi il path che bisogna mettere dopo il nome del dominio dell'API, e l'eventuale payload per le chiamate POST. Una volta inviato questo comando è possibile ottenerne la risposta sottoscrivendo il topic response, che è un altro dei topic configurabili nel file di configurazione. Ovviamente ho rimosso il device ID della Switchbot perché non è più un servizio dedicato a un particolare dispositivo, ma il device ID verrà passato o nel payload per le chiamate POST o nel path URL per le chiamate GET. Un'ulteriore aggiunta è quella di mettere come parametro di configurazione l'API base URL, che è quello che bisogna inserire per fare le chiamate API, quindi il dominio delle API Switchbot. Il resto dei parametri sono rimasti invariati. Ovviamente ho aggiunto il topic response, ho lasciato il topic status anche se al momento non è utilizzato perché ho tolto il recupero automatico dello status di un particolare dispositivo, cosa che prima veniva fatta con un thread ogni 60 secondi. Questo perché voglio appunto implementare la modalità di gestione push degli eventi della Switchbot utilizzando il webhook, che sarà in una delle prossime versioni. Bene, fatta questa introduzione passiamo a vedere dei casi d'uso. Apriamo il nostro Raspberry. Io sono nella cartella dove ho il pacchetto aggiornato, quindi lancio docker compose app -build, vi lascio fare quello che deve fare ed ecco che è venuto su, versione 0.2 in attesa dei messaggi. Per inviare i messaggi utilizziamo il solito MQTT Explorer. Io adesso sono connesso al broker di OpenHub. Quello che dobbiamo fare è andare a pubblicare sul topic command il payload JSON. Copiamoci il template del payload, lo andiamo a inserire qui all'interno, ce lo facciamo formattare e facciamo ad esempio la chiamata devices per ottenere l'elenco di tutti i device associati al mio account Switchbot. Quindi mettiamo il metodo get, path URL è semplicemente devices, il payload in questo caso non serve. Inviamo il comando, devo mettere il topic che è Switchbot lock command. Adesso non è più corretto, lo dovrò cambiare perché non è più relativo allo Smart Lock, ma in teoria questa cosa si può fare con tutti i dispositivi collegati a Switchbot, quindi andrò poi a cambiare questo topic facendolo diventare più generico. Comunque al momento è indifferente. Pubblichiamo il messaggio, andiamo a vedere sul Raspberry, non è arrivato nulla, probabilmente ho sbagliato qualcosa. Ah sì, scusate, il topic è CMD.
l'ho scritto io ma non me lo ricordo neanche. Riproviamo, pubblichiamo, andiamo a vedere sul Raspberry. Ecco, vedete che è arrivata il servizio, la chiamata get col servizio devices, e questo è l'URL che viene chiamato, concatenando l'API base URL con il service. Non ci sono errori, quindi probabilmente la chiamata è andata a buon fine. Per vedere il risultato, siccome il protocollo MQTT è un protocollo dove chi invia i comandi non può attendere la risposta perché è un protocollo di messaggistica, ho sottoscritto il topic, questo lo cancelliamo perché è l'errore di prima, ho sottoscritto il topic response in cui mi viene inviato il risultato. Come vedete, questo è lo stesso risultato che avevamo nella chiamata devices che facciamo con la versione 0.1, che però era cablata all'interno del codice Python. A questo punto mi posso prendere ad esempio il device ID del keypad associato alla smart lock, anche così facciamo vedere che questa cosa funziona anche con un ulteriore dispositivo che non è lo smart lock. Torno sulla pubblicazione comando, il metodo è sempre get, il servizio è devices identificativo status, pubblico, e nella response ottengo le informazioni relative solo al keypad. Quindi come vedete è molto più generico rispetto a prima, perché posso fare quello che voglio. Devo ovviamente conoscere le API da invocare, quindi devo andare a studiarmi la documentazione, però praticamente utilizzando MQTT sto invocando delle API HTTP REST. Quindi questo piccolo softwareino può essere utile in tante diverse integrazioni, non solo con la Switchbot. Ovviamente ogni integrazione ha le sue peculiarità, ad esempio la modalità di autenticazione delle API, utilizzato quello della Switchbot, magari non va bene per le API ad esempio della SmartThings, quindi quella parte lì va implementata ad hoc, però tutto il resto è possibile sfruttarlo per fare appunto chiamate dirette alle API tramite MQTT. Bene, quindi direi che per questo video possiamo fermarci qua. È stata un veloce aggiornamento sullo stato dell'arte del softwareino Switchbot API to MQTT, e in questo momento appunto lo possiamo utilizzare, e lo potete utilizzare anche voi in maniera totalmente gratuita per invocare le API HTTP in teoria di qualunque servizio. Ovviamente se utilizzate Switchbot avete già il codice per fare l'autenticazione così come la vuole Switchbot. Se utilizzate un altro servizio, ad esempio quello della SmartThings della Samsung, dovete andare a implementare in questo strumento il protocollo di autenticazione che chiede SmartThings. Probabilmente lo farò poi anch'io, ne farò una versione dedicata perché ho anche l'integrazione SmartThings al momento fatta direttamente in HTTP, però se questo metodo lo trovo un pochino più comodo e più efficace probabilmente migrerò anche quella migrazione. Il prossimo step sarà quello di ricevere le notifiche push, quindi gli eventi che i vari dispositivi Switchbot inviano tramite webhook, in modo tale da andare ad aggiornare il topic status e far sì che chi è connesso, chi è sottoscritto a quel topic riceva informazioni in tempo reale sugli aggiornamenti dei dispositivi. In questo modo non si deve più fare il polling per recuperare lo stato di un dispositivo in attesa che questo cambi. Bene, per adesso vi ringrazio di essere arrivati fino al fondo di questo video, e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!